Ciao a tutti! In questo video vi voglio spiegare come riprendere delle maglie lateralmente e quante maglie riprendere per, ad esempio, creare un bordo oppure una manica. Purtroppo vi dico subito che dovete fare il campione. Lo so che questa cosa a molte non piace, ma se volete fare un lavoro ben fatto e corretto e non fare 1000 prove e andare incontro a sbagli e quindi a dover disfare il tutto, ecco che il campione è necessario, perché noi dobbiamo sapere il numero di maglie e il numero di ferri che abbiamo nella nostra lavorazione. Se il punto di lavorazione che noi andiamo ad effettuare come bordo o come manica è uguale a quello che noi abbiamo già realizzato, ci basterà fare un campione. Se invece è diverso, ad esempio io ho la maglia rasata e vado a fare un bordo a coste, allora dobbiamo eseguire anche un campione delle coste. Ad esempio, in questa piccola piastrellina che ho realizzato, con la maglia rasata, io ho 14 maglie in 10 cm e 18 ferri sempre in 10 cm. Ma se la lavorazione diventa legaccio, cambia tutto, perché mantengo le 14 maglie in 10 cm, ma avrò il doppio delle maglie in altezza, quindi in 10 cm a legaccio io ho 36 ferri. Per le coste dipende chiaramente se fate le coste 1 a 1, 2 a 2, 2 a 3, ecco lì non vi faccio adesso questo esempio perché nelle coste cambia appunto in base a come le effettuate. Quindi capite bene che è importantissimo sapere la nostra tensione. Per chi non sa come realizzare il campione e come andare a capire la tensione, vi lascio qui sopra e nel box informazioni un link al video dedicato. Vi ho fatto un campioncino anche per farvi vedere la differenza che c'è ad esempio fra la maglia legaccio e le coste 2 a 2. Come vedete, se io dovessi avviare per un bordo ad esempio dalla maglia rasata la maglia legaccio, è come se avviassi della maglia rasata, perché abbiamo detto che il numero di maglie, perché chiaramente questo è messo in orizzontale, il numero di maglie in 10 cm è lo stesso della maglia rasata. Ma per quanto riguarda ad esempio le coste 2 a 2, eccolo qui, cioè si vede perfettamente. Poi lì dipende se noi vogliamo che le coste siano completamente aperte, se le vogliamo invece leggermente più chiuse. Dobbiamo anche stare attente che se noi prendiamo ad esempio le coste, le vogliamo aperte, quindi le avviamo in questo modo, poi una volta avviate è chiaro che il bordo comunque tenderà a stringere. Quindi ci sono poi dei trucchetti a seconda di ogni punto che noi andiamo a realizzare. Lì dipende un po' dall'esperienza, dall'occhio che anche avete nel stare attenti a non diciamo così cadere in inganno e dire beh, se io ho le coste basta che le apro e le metto, no, perché poi dopo arriccia, ragazzi, arriccia, o lo bloccate oppure arriccia. Però dipende anche dal modello, se vi piace, insomma è una serie di varianti che combinate fra loro devono dare un buon risultato. Ma adesso iniziamo con la nota dolente, cioè i calcoli. Ok, ecco qui il nostro calcolo. Non spaventatevi, è veramente semplice. Io faccio l'esempio appunto su un lavoro fatto in maglia rasata dove devo andare a riprendere comunque delle maglie per lavorare a maglia rasata, ma lo stesso calcolo si applica per qualsiasi altra variante. Quindi se io ho il campione a maglia rasata, scusate, il campione ho il lavoro a maglia rasata e vado a riprendere magari per lavorare a legaccio piuttosto che a coste, è la stessa cosa, solo che dovrò fare chiaramente i due campioni. Però ritorniamo con il calcolo più lineare, più semplice, diciamo così, per farvi capire la teoria. Quindi cosa vuol dire? Che io in 10 centimetri
ho 14 maglie e in 10 cm di altezza ho 18 ferri. Eccolo qui. Facciamo finta che siano 10 cm, quindi ho 18 maglie, ma io devo andare a riprendere 18 ferri, ma io devo andare a riprendere 14 maglie. Se io riprendessi tutti i ferri, io avrei 18 ferri e 18 maglie riprese. Ecco che il mio bordo va a fare un'onda, perché sono troppe maglie, ok? Quindi ne devo riprendere solo 14. Cosa vuol dire? Vuol dire che ne devo riprendere meno. Infatti, rispetto ai ferri, quindi 18, io devo andare a riprendere solo 14 maglie. Quanti ferri devo saltare? Basta fare 18 meno 14, 4. Cosa vuol dire? Che io devo saltare 4 ferri in totale. Chiaramente non li posso saltare così 1, 2, 3, 4, non riprendo e inizio a riprendere dopo, se no non viene un lavoro fatto bene, non viene omogeneo. Come faccio a sapere ogni quanti ferri ne devo saltare uno? Basta dividere i 18 ferri per le maglie che devo saltare, quindi 18 diviso 4 e mi dà 4,5. Ecco, in questo caso noi dobbiamo andare a considerare solo il numero pieno, quindi il 4. Ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni 4 ferri, qui vi ho fatto più in basso il disegnino, questo è il ferro 1, 2, 3, 4, vedete, ogni 4 ferri io ne vado a saltare uno. Quindi riprendo una maglia, 2 maglie, 3 maglie e salto un ferro o una maglia di base, ecco, lì dipende come la chiamate, e poi riprendo 1, 2, 3 e la quarta la salto. Andando avanti così, ecco che ho un lavoro diciamo così piano, quindi che non fa onde, che non si arriccia, che non tira, facendo questo semplice conto, che in realtà, ragazze, veramente, prendete la calcolatrice, anche quella del telefono, sono 2 conticini, non è tanto di più. Quindi, in questo momento, noi dobbiamo andare a capire appunto quante maglie di preciso dobbiamo andare a riprendere e quante invece ferri dobbiamo saltare. Tutto qui. Adesso vi faccio vedere nella pratica come fare. Per riprendere le maglie io mi trovo più comoda con l'uncinetto, ma chiaramente potete utilizzare anche i ferri. Ecco, dovete prestare attenzione a una cosa. La spiegazione che vi ho dato parla di ferri e maglie da riprendere, ma se voi, perché state seguendo un modello, una spiegazione di un libro, di una designer, oppure se lo fate normalmente perché vi trovate bene a lavorare con il vivagno, dovete stare attenti a questo, che se ad esempio dobbiamo andare a prendere 3 maglie e saltare un ferro di base e poi andare a riprendere 3, quindi 3 maglie ogni 4 ferri, ecco che per quanto riguarda il calcolo si parla dei ferri reali, non del vivagno. Perché attenzione, nel vivagno solitamente si lavora passando, quindi non lavorando la prima maglia. Cosa vuol dire? Che il numero di ferri che noi andiamo a contare nel vivagno sarà la metà del numero di ferri reale. Infatti, se voi vedete, ve lo faccio vedere così, vedete, questi sono i ferri realmente, quelli che noi abbiamo preso nel campione, ma il vivagno, vedete, ha delle maglie molto più allungate e un numero appunto minore. Attenzione a non riprendere così, cioè 1, 2, 3, salto, 1, 2, 3, salto, perché se no vi sballate tutto il conto. Questi non sono i ferri reali, quindi se avete fatto il vivagno
o riprendete le maglie col vivagno, quindi sapendo che sono praticamente ogni V sono 2 ferri, oppure saltate il vivagno e le riprendete nel centro della maglia che costituisce poi il ferro. In questo modo vi faccio vedere come saltare il vivagno, Quindi se c'è il vivagno fate così, andate nel centro della V, della prima V, quindi entro e riprendo una maglia, poi entro nella prossima V al centro, 2 maglie, entro 3 maglie, ok, adesso ne dobbiamo saltare una, quindi non entro più nella prossima maglia, ma ne salto una, qui 1, 2, 3 e la prossima la salto, 1, 2, 3 e la prossima la salto, e poi vabbè io finisco con 1, 2, 3, ma non ce l'ho da saltare, quello lì dipende dal numero di ferri che voi avete nel vostro lavoro. Poi io li vado a passare sul ferro. Chiaramente questa cosa di riprenderli con l'uncinetto lo potete fare se avete un uncinetto di quelli normali, perché se avete l'uncinetto con il manico ergonomico non riuscite a farli passare. Facendoli passare sul ferro io già li giro, diciamo così, al dritto, quindi li devo riprendere ritorti per trovarmeli correttamente messi sul ferro di lavorazione quando vado a lavorare. Ok, quindi in questo modo ecco qui che io ho ripreso le maglie corrette. Aspettate che tiriamo perché qui c'è la codina, le maglie corrette per il numero di ferri. Chiaramente poi vado a proseguire la lavorazione. Una volta che li ho ripresi li lavoro normalmente. Adesso vado avanti un po' per farvi vedere il risultato finale. Ecco qua, ho ripreso questo pezzettino, ve lo faccio vedere magari da più vicino. È abbastanza pulito sul davanti, sul retro chiaramente ho un po' più, diciamo così, di cordone, come lo chiamo io, perché chiaramente vi ho fatto vedere come si riprende sul numero di maglie corretto. Qui c'è anche il vivagno, quindi c'è, diciamo così, una maglia in più, un cordone più grosso. Sembra una cucitura, ma appunto noi possiamo andarlo anche a prendere direttamente dal vivagno in maniera da non avere questo cordone, e quello ve lo faccio vedere sul legaccio. Perché se dobbiamo andare a riprendere le maglie sul legaccio, lì dobbiamo decidere se vogliamo avere il legaccio chiuso, come si presenta, quindi nel guardarlo vedere solo il rovescio, oppure se vogliamo che il legaccio si apre, quindi andare a vedere anche il dritto. Io vi consiglio, se non volete ogni volta bloccare la vostra lavorazione, di andarlo a prendere che si veda solo il rovescio, perché chiaramente il legaccio tenderà sempre a chiudersi, quindi o lo bloccate aperto e poi vi rimane così, oppure se non volete tutte le volte che lo lavate bloccarlo, andate a prenderlo così con il legaccio chiuso. Se c'è qualcuno che non sa di che cosa sto parlando quando parlo di bloccaggio, vi lascio qui sopra nel box informazioni il link al video dedicato. Adesso vi faccio vedere come riprendere appunto il legaccio lasciandolo chiuso. Ok, quindi andiamo ad analizzare il bordo del legaccio. Vedete che ci sono delle collinette, diciamo così, anzi chiamiamole A e U, perché sennò delle A e delle U nel legaccio.
quelle sotto sono le U, quelle sopra le chiameremo A. Finisce il legaccio con una U e poi c'è mezza A. Ecco, noi dobbiamo andare a inserire il ferro così semplicemente nella mezza A. In questo modo è molto molto semplice. Andiamo a inserire e poi iniziamo a lavorarlo normalmente. Quindi io l'ho ripreso, giro la mia lavorazione e lavoro, ad esempio se devo lavorare una maglia rasata, a rovescio, sul rovescio, ops, chiaramente al dritto, sul dritto del lavoro. Comunque adesso vi faccio vedere, le lavoriamo così direttamente, tanto bastano un paio di giri, qui sono poche maglie. Guardate che qui l'avevo preso, ok. Già si vede un pochino, ma facciamone un altro. E così lo lasciamo, il legaccio lo lasciamo chiuso. Se invece vogliamo un legaccio aperto, ecco che dobbiamo andare a riprendere anche le maglie al dritto. Vedete, così. Guardate che qua. Così l'ho ripreso sul bordo. Potevo riprendere anche questa forse, ma questa è la chiusura, quindi così, eccolo lì. Ed è un bordo piatto, vedete? Al rovescio non ho il cordoncino. Perché non ho il cordoncino? Perché non ho fatto il vivagno sul legaccio. Andava bene così. Molte volte invece il vivagno per la ripresa dei bordi è più comodo. In questo caso, ecco, siccome lì dipende dal punto che state effettuando, da più variabili, io ve lo faccio vedere così semplicemente liscio, anche perché all'inizio vi consiglio di andare a riprendere delle maglie, ecco, in una maniera classica, facendo il conticino e andando proprio a contarle, a riprenderle, magari appunto sulla maglia rasata per le prime volte, perché è più semplice. Poi dopo, quando ci prendete la mano, ecco che qualsiasi punto andate a riprendere non è un problema. Eccolo qui. Invece se andiamo a riprenderlo anche aperto, cioè nel senso se vogliamo un legaccio aperto, quindi andiamo a riprendere anche il dritto, adesso vi faccio vedere come fare. In questo caso riprendo il mio uncinetto e lo vado a riprendere nel modo più semplice. Quindi dobbiamo non considerare il punto a rovescio del legaccio, ma andarlo ad aprire. Se voi lo andate ad aprire, vedete che qui ci sono, ve lo metto così che magari è meglio, 2 V internamente. Quindi noi entreremo proprio nelle 2 V. Nella prima e aspettate che, ok, scusate, mi ero persa il filo, nella prima V e nella seconda. Poi apriamo, entriamo nella prima V e nella seconda. Ancora, vedete, qui si vede bene che ci sono le 2 V, 1 e 2. Lasciamo stare il punto a rovescio. Ecco qui, passiamo come ho fatto prima sul ferro e lavoro qualche ferro perché tanto la lavorazione è sempre quella, se no questo video diventa lunghissimo, e vi faccio vedere il risultato. Ok, eccolo qui, vedete che da questa parte, si vede qui soprattutto, si è aperto il legaccio, quindi è chiaro che se non vogliamo che questo bordo diventi quasi un'arricciatura, un volant, dobbiamo chiaramente andare a bloccare il nostro legaccio aperto, altrimenti dobbiamo come prima andare a riprendere solo i ferri lavorati a rovescio. Bene, per oggi è tutto. Se avete qualche domanda scrivetemela qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto mettetemi un like, un mi piace e non dimenticate di iscrivervi.
cliccando qui sotto iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!